Oggi lasceremo qualche chiocciola da 3 mm un pochettino più grande. Ho già misurato, se questo qui era l'appunto la base, posso partire dalla base e vengono fuori queste, che andremo nello stesso modo con delle fascette a mettere sopra le canne in alto 2 metri o 3 metri. Le possiamo lasciare lì, oppure possiamo prendere un filo di rame, farlo scendere e farlo passare sopra le piantine, così costruiamo un'antenna aerea con uno di questi o con 3 di questi o con 7 colorate di colori diversi, mettendoli tutte assieme. Vi faccio vedere come si procede con la nostra dima. Qui possiamo usare il buchettino più piccolo. Tiro un pochettino perché è importante avere il filo teso, cercare di fargli fare meno pieghe possibili. Tirare. Io sto usando l'alluminio perché quando ce ne sono tante posso permettermi di usare l'alluminio e anche il ferro zincato. Quando sono poche, le chiocciole è meglio usarle in rame. Chi si può permettere. In Italia è fatica a trovare rame di una sezione importante. In Europa usano per l'elettricità il rame rigido. In Italia non si può usare e facciamo fatica a trovarlo. In questo caso qui, questa l'attaccherò su, quindi lascerò il gancio. La svita. L'ho tagliato come quelli di prima. Invece di attaccarlo su facciamo un'antenna. E l'antenna sarà così, in questo modo. Poi posso permettermi anche di allontanarmi in questo modo. Qui sono tutte uguali, quindi andrò a decidere nel momento che andrò a agganciare quanto filo mi serve. Probabilmente ne basterà così. E io sono lontano. Se riusciamo oggi ve lo facciamo vedere. Lontano il giusto da non intralciare il lavoro delle altre chiocciole. Su un bastone. Il bastone arriva a 3 metri, 4 metri. Posso arrivare fino a 6 metri e 20, 6 metri e 30. Diciamo è uno standard per un orto. Più su vado e più ho energia dal cielo. Ora che ci sono le vado a fare tutte e 3 in questo modo. Non serve che guardi il millimetro, però se sono tutte uguali meglio. Me li vado ad aggiustare un po' perché la forma deve essere così e anche l'uscita, quindi mi troverò l'antenna in questo modo, ok?
Uso il rame per farne una, anche con la chiocciola grande. Andrò a trattare i semi. Meglio farlo all'aperto, il trattamento dei semi, un 15 minuti, 10 minuti, mezz'ora, sempre da testare col biotensor. In questo caso oggi abbiamo usato questo, che ho perso i pezzi. Usando il biotensor vado a misurare i semi. Oggi abbiamo dei semi di girasoli un po' vecchiotti. Questa va bene come base? Già mi diceva sì. Poi vi faccio vedere anche un'altra cosa. Ricordatemelo. Qui mi serve poco perché la vado a mettere in piedi questa. Quindi arriverò così. Non importa se è ossidata, anzi, sembra che lavori meglio. Adesso sto facendo casino perché sono diciamo pro telecamera, ma non lavoro distante dal mio corpo, lavoro un pochettino più vicino, anche con un po' più di calma, e in teoria dovrei far sempre meno casino. Adesso qui non mi si sgancia più, cerco di non rovinare il filo, la metà del filo, che ci sto riuscendo benissimo a rovinare, quindi sto facendo un po' di casino. Sono arrivato, non mi serve molta punta, la tirerò fuori, dovrò aggiustarla. Vedete che fa un po' la molla? Non importa, mezzo giro in meno, poi lo vado a recuperare una volta che lo so. Dovrebbe essere un pochettino più grosso questo filo, non deve stare nell'intemperie, lo devo semplicemente usare per caricare i semi. Metterò a posto con le mani. Ecco qua. Faccio fare la spira anche a questa. La sistemo e vediamo come sta in piedi. Lo vado a sistemare. E vi faccio vedere come vanno messi sotto i semi. Per i nostalgici questi semi hanno un po' di anni, quindi potrebbero anche non prendere. Questi sono semi che hanno una storia. E ringrazio sempre Antonello per questi semi. Ce li ho ancora. Si lasciano qui sotto. Chiedo quanti minuti. 15 minuti, 30 minuti, 45 minuti, fin quando non mi inizia a tagliare. Un'ora mi inizia a tagliare. Non me li posso dimenticare sotto la chiocciola perché poi si vanno a rovinare. Almeno molte volte è successo che lasciando i semi sotto la chiocciola hanno troppa energia e non sviluppano
la loro forma.